e ben ritornati o benvenuti nel mio canale. Per chi non lo avesse ancora fatto, vi invito ad iscrivervi qui sotto al canale per rimanere sempre aggiornati sulle idee creative che andrò a proporvi e che andremo a realizzare insieme. Estate è tempo di vacanze e di gite fuori porta, quindi oggi ho pensato di realizzare insieme a voi un simpatico porta posate per dare un tocco creativo e fantasioso ai vostri picnic e quindi alle vostre gite. Andiamo subito a vedere di che cosa abbiamo bisogno. Per realizzare il nostro portaposate per il picnic avremo bisogno semplicemente di cartoncino oppure carta da pacchi, che può essere appunto un colore Havana, oppure potete scegliere anche un altro colore che si abbini magari con il colore delle posate o dei vostri tovaglioli. Quindi cartoncino, poi ci serviranno degli abbellimenti. Io ho preso questi fiori con adesivo in feltro e se lo desiderate potete realizzare anche dei tag dove andare a scrivere il nome, quindi personalizzare il vostro portaposate. Poi ci servirà la colla, forbici e uno stuzzicadente lungo in legno che utilizzeremo per realizzare le pieghe, per segnare le parti dove andare a piegare il nostro cartoncino. Quindi cominciamo subito a preparare il nostro portaposate. Allora, la prima cosa da fare sarà quella di andarci a ritagliare un rettangolo con le seguenti dimensioni: 10 cm x 20 cm e un quadrato di lato 11 cm e mezzo. Quindi cominciamo subito a ritagliare le nostre parti. Allora, una volta che i nostri pezzi di base sono pronti, ci prendiamo il quadrato e con l'aiuto di righello e matita andiamo a segnare 3 linee, una a partire da mezzo centimetro dal lato di sinistra, l'altra a partire da mezzo centimetro dal lato di destra e l'altra a partire da mezzo centimetro dal fondo, in questo modo. Ok, e così tracciamo una linea sottile e facciamo lo stesso dall'altro lato e anche dal fondo. Una volta che le 3 linee sono segnate, andiamo a cordonare con l'aiuto appunto del righello e del nostro stuzzicadente di base. Quindi in questo modo ci segniamo proprio la linea con la punta, in modo da avere la linea guida per poi piegare il nostro cartoncino nei 3 lati. Ecco qui. Ed ecco qui anche l'ultimo. Allora, una volta che ho segnato tutte le mie pieghe, vado a ritagliarmi il quadratino che si è formato dall'incrocio delle due linee, in questo modo, vedete? Così poi sarà più facile andare a piegare
le linguette che ho creato. Ok, una volta che ho tagliato i 2 quadratini vado a piegarmi le 3 linguette che poi andrò ad incollare sulla base rettangolare. Ecco qui, come sempre vi invito a segnare per bene le pieghe, così poi sarà più facile appunto incollare le parti tra di loro. Quindi una volta che io ho le mie 3 linguette piegate, prendo la base e vado ad incollarle in questo modo per creare il mio taschino. Ecco qui la base del mio portaposate, il taschino è pronto. Prima di procedere ad inserire il tovagliolo e le posate, lo decoro naturalmente a piacimento, quindi con i vari particolari che più preferisco. Per esempio io pensavo di mettere questo fiore in feltro e aggiungerci un tag con il nome del nostro invitato, del partecipante al nostro picnic. Quindi procediamo con la decorazione. Ed ecco qui i nostri portaposate sono pronti. Come vedete ne ho realizzati di 3 tipologie diverse, quindi con fantasie diverse. Questo è quello che abbiamo preparato insieme. Poi abbiamo questo che è realizzato con della semplicissima carta da pacchi, quindi più leggera del mio cartoncino, e decorato con del nastro washi tape che richiama il colore del mio tovagliolo di base. E questo infine è realizzato con del cartoncino color crema, decorato sempre con dei pennarelli, con il mio fiore in feltro e con un piccolo tag con una scritta simpatica. Ecco qui, quindi è un'idea che si può adattare naturalmente a un picnic, ma anche magari per preparare la vostra tavola di casa in modo diverso. È anche un'idea semplicissima che potete realizzare magari insieme ai vostri bambini per divertirsi e per preparare qualcosa di diverso insieme. Io vi ringrazio per aver guardato il video e se l'idea vi è piaciuta mettete un like. Ciao a tutti e alla prossima idea creativa!